Ciao sapientoni! In questo video vorrei spiegarvi l'importanza di questo pezzo piccolino qua, che si chiama valvola Jolly o valvola degassatrice. Cosa fa questa valvola qui? In pratica queste si mettono sull'impianto per togliere l'aria dall'impianto. Quindi se abbiamo un impianto con termosifoni, quando l'acqua circola, no? Se un impianto è stato fatto specialmente un impianto che va coi tubi sopra di quello che è il generatore di calore, in questo caso che è una caldaia, ok? Se i tubi vanno al di sopra della caldaia, all'interno della caldaia c'è già una valvola di questa qua, però se i tubi vanno più su di quella valvola lì, praticamente quella funziona e non funziona, e allora un idraulico bravo, un installatore bravo, un impiantista metterà due valvole di queste sulla mandata e sul ritorno nel punto più alto dell'impianto. E allora cosa fa questa valvola qua? Praticamente quando la installiamo sull'impianto, no, visto che c'è acqua, all'interno di questa valvola qui c'è un galleggiante, ok? Che quando all'interno di questa valvola c'è l'acqua, ok? Si riempie d'acqua, questo galleggiante chiude questo piccolo forellino qua. Vedete che qua c'è un tappo, possiamo toglierlo, chiude questo forellino qua. Quando invece arriva l'aria, il galleggiante non sta sull'aria, ok? Non sta alzato sull'aria e va verso il basso e apre questo piccolo forellino qua, apre la valvola e fa uscire l'aria, perché l'aria è molto danneggiano molto la circolazione dell'acqua sull'impianto, cioè dove se abbiamo un tratto di tubazione dove c'è aria, lì il passaggio dell'acqua sarà bloccato. Allora è molto importante che sull'impianto ci sia una valvoletta come questa. Adesso carta e penna, adesso vi disegno dove va posizionata questa valvola qui. E ora facciamo finta che noi abbiamo un impianto con 3 stanze, ok? E abbiamo l'impossibilità di far passare i tubi in basso e dobbiamo farli passare sopra le porte, sopra, non so, su soffitto perché si vedono meglio. Insomma, non possiamo far passare i tubi in basso. In questo caso dovremmo passare quei tubi in alto, ok? E andare a collegare ogni termo. Quando io porto la mandata e il ritorno in alto, ok, nel punto più alto metterò 2 valvole Jolly. Questo perché l'acqua trova queste 2 valvole qui, ok? Qui metteremo anche 2 valvole di chiusura, perché poi se dobbiamo cambiare questi Jolly, ok, facciamo prima chiudere la valvola, togliamo la valvola degassatrice, ne mettiamo una nuova, se no altrimenti dobbiamo scaricare tutto l'impianto. Quindi metteremo queste 2 valvole qua nel punto più in alto, perché l'aria va sempre nel punto più in alto, ok? Perché se su questo tratto di tubazione si forma dell'aria, qui praticamente l'acqua circola male e non scalderà l'ultimo termo. Qui ho messo anche le dimensioni dei tubi, ok? 20, 16, 16, 16, 16, quindi faremo il montante da 20, ok? L'ultimo termo lo lasceremo con un tubo più grande rispetto al primo, questo perché l'acqua è furba e va dove trova il passaggio più veloce, quindi magari il primo termo si scalda che è una bestia, l'ultimo non si scalderà, perché il passaggio dell'acqua è più facile nel primo termo che nell'ultimo termo, quindi l'ultimo termo lo metteremo sempre con dei tubi maggiorati rispetto al primo. Spero di avervi spiegato bene l'idea di dove si mettono queste valvole. Vedete che la caldaia è più in basso rispetto al punto più alto dell'impianto. Adesso vi faccio vedere cosa c'è all'interno. Le chiavi. Apriamo. Vedete, questo è solo un corpo di ottone dove è tipo una vaschetta dove si riempie con l'acqua, e qui c'è
il galleggiante, ok, che quando sta verso il basso, vedete, quando sta così verso il basso è aperto, invece quando arriva l'acqua, l'acqua spinge questo galleggiante che è pieno d'aria e chiude la valvola. Semplicissimo. Questa qui è una valvola da Caleffi, ma ce ne sono anche di altre marche. Spero che con questo video vi ho chiarito le idee. Se magari avete domande fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!